Ciao a tutti ragazzi, oggi facciamo due chiacchiere sulla conferenza stampa di presentazione del nuovo tecnico della Juventus, Igor Tudor. Partiamo. Allora, calma, calma, calma. Prima di tutto voglio ringraziare tutti quelli che si sono iscritti, vi invito a lasciare un mi piace e commentare, anche perché abbiamo un nuovo tecnico e veramente sarei curioso di sapere le vostre opinioni. Allora, oggi c'è stata la conferenza stampa di presentazione di Igor Tudor con l'introduzione del nuovo tecnico da parte di Cristiano Giuntoli. Cristiano Giuntoli che ha anche ringraziato Thiago Motta e il suo staff e ha cercato anche un po' di allontanare le polemiche e le voci sugli attriti che c'erano stati tra i due tecnico e managing director nell'ultimo periodo, dicendo che i due si stimano e anche che comunque c'è un rispetto reciproco e c'è un ottimo rapporto. È normale che sia così, è il classico un po' politichese e comunque Giuntoli rappresenta la sua età ed è normale che debba dare anche un commiato, come si deve a Thiago Motta. Sono d'accordo con lui quando dice che Thiago Motta nel futuro farà bene e potrà allenare delle grandi squadre, anche se io credo personalmente che per fare quel salto di qualità Thiago Motta dovrà andare a limare parecchio alcuni aspetti del suo carattere di cui abbiamo già parlato negli ultimi video e dovrà imparare anche a essere più flessibile, non solo dentro lo spogliatoio e con i calciatori, ma anche dal punto di vista del modulo. E poi lo vedremo perché Igor Tudor secondo me dice delle cose che sono molto interessanti durante la sua conferenza stampa. Um, Giuntoli tra l'altro aggiunge che dopo la conferenza del tecnico di Thiago Motta avvenuta dopo la partita persa malamente in casa contro la Fiorentina, lui e la società si son presi del tempo per riflettere e poi hanno deciso tutti insieme di virare verso una scelta diversa, che era quella di non confermare il tecnico. Qui mi viene da dire che chiaramente o è successo qualcosa, dopo l'ennesimo confronto tra Thiago Motta e Giuntoli dopo la partita contro la Fiorentina, o a mio parere non c'era nulla di male quando è andato ai microfoni nel dire: "Scusate, vengo io a parlare ai microfoni, ci prendiamo un momento per riflettere e dopo aver potuto confermare o non confermare il tecnico, invece di andare a dire una cosa e fare un'altra dopo 3-4 giorni. Lo capisco che è politichese, però in questo caso datemi la vostra opinione. Io credo che nessuno si sarebbe scandalizzato se dopo 7 gol in 2 partite avesse detto ci prendiamo tempo. Comunque così è andata. Dice anche che la scelta dopo è andata direttamente su Igor Tudor, anche se sappiamo bene che ci sono stati dei contatti con Mancini e poi si è fatta una scelta diversa e mi sembra anche giusto che lui vada a dire così in conferenza stampa per dare comunque, validità alla presenza di Igor lì e aggiunge anche che Igor comunque resterà fino alla fine del campionato più il mondiale per club e dopo ci si incontrerà e ci si siederà intorno al tavolo per discutere, e però anche da parte sua c'è chiaramente la speranza di continuare insieme. Conclude anche dicendo che chi crede nel progetto e crede nella competitività nella squadra io dico anche che è chiaro, non può fare diversamente, anche perché il progetto e, gran parte della squadra l'ha costruita lui e quindi se dicesse qualcosa di diverso ci sarebbe un bel problema. Comunque passando al nuovo mister, Tudor ha un'energia chiaramente completamente diversa da Thiago Motta. È sorridente, è deciso, felice, ma è consapevole anche della missione che gli hanno affidato e sa che comunque sarà una scalata e un'apnea per le prossime 9 partite. A mio parere lui parla anche molto bene e si sofferma più volte durante la sua conferenza stampa, sul concetto di voler lavorare e lavorare sodo veramente dall'inizio. Sottolinea anche che nonostante ci sia stato poco tempo per lavorare con causa comunque la pausa nazionali, al momento non ci sono scuse. Non ci sono scuse per lui, del fatto che comunque sia arrivato da poco non è una scusa e neanche che abbia pochi giocatori a disposizione e comunque non ci sono scuse neanche per i calciatori e per la squadra. Tra l'altro durante la conferenza stampa riconferma le parole di apprezzamento che aveva avuto già in passato per Dusan Vlahovic, sottolineando come Dusan, in compagnia di altri comunque sia tornato in anticipo dai pochi giorni liberi che aveva, che si sa che nel calcio sono pochi, però che gli erano stati dati dopo la pausa nazionali. A me è chiaro, è un qualcosa che non era, richiesto ai giocatori, però dopo un esonero, dopo, le ultime prestazioni, non voglio dire che ce lo si aspettasse, non ci aspetta mai nulla nella vita, però è un qualcosa che, insomma, mi sembra quasi il minimo visto come stanno andando le cose. Tra l'altro il mister conferma che Kolo e Dusan possono anche giocare insieme, visto che comunque sono giocatori forti e hanno delle grandissime qualità e sono anche giocatori intelligenti e poi lo stesso anche conferma per, con Miners e Ildiz, aggiungendo che sarà lui stesso a dover metterli nelle condizioni di esprimersi e adattarsi alle qualità e ai ruoli dei giocatori che ha.
E questa secondo me è la prima grande differenza di comunicazione rispetto a Motta, perché Igor Tudor alla fine si mette subito al servizio della squadra e lo dice chiaramente, dice: "Io dovrò vedere dove i miei giocatori sanno performare al meglio", quindi non si inventerà nulla. Il nuovo mister dice anche, e mi sembra molto chiaro, fa scelte di cuore, vive nel presente dicendo che al momento ciò che conta è l'oggi e pensare al domani sarebbe anche un qualcosa di senza senso, anche soffermandosi sul contratto. Lui è chiaro che vorrebbe 10 anni di contratto, dice, però questa non è la vita dell'allenatore del giorno d'oggi nel 2025. Ehm, io aggiungo anche che Tudor, che è una persona molto intelligente, lo sa benissimo che ha una chance molto grossa di rimanere l'anno prossimo e, se sarà in grado di vincere non tutte le 9 le partite, però di portare la squadra in Champions League e convincere, è in grado di fare un buon mondiale per club, la società sarebbe, non voglio dire costretta, ma sarebbe felice di tenerlo perché lui rappresenta la Juve e perché poi comunque non avrebbe senso andare a cambiare in estate se hai un tecnico già in casa, già lì, che lavora già con la squadra da 3-4 mesi e sta facendo bene e lui lo sa, ne è veramente cosciente. Tra l'altro Tudor ha secondo me un qualcosa in più, magari non rispetto chiaramente a Conte e chi ce l'ha, ma magari si può anche discutere sui Gasperini, però lui in questo club ci ha giocato e in conferenza stampa lo fa capire dicendo che nonostante alcuni giocatori siano giovani e questo sia normale trovarsi un po' in difficoltà alla prima esperienza in un posto come la Juventus, beh, alla Juve bisogna crescere veramente in fretta, anche perché bisogna vincere e far bene fin da subito. Lui questa pressione li conosce, qui ci ha giocato e non fa tanti giri di parole e non dà alibi ai calciatori. L'alibi della squadra giovane l'abbiamo sentito parecchio in quest'ultimo periodo. Io come vi ho detto, calciatori giovani ne abbiamo sì, ma tanti non sono così giovani come pensiamo. Poi far la media della squadra, secondo me, basta avere 3 giocatori in rosa che hanno 19 anni e la facciamo così. Comunque, non voglio far polemica. Dice anche qualcosa di importante sulla società che magari in pochi hanno notato perché la conferenza stampa è stata abbastanza lunga, dicendo che la Juve tutti fanno le cose giuste, mentre in altre società non è così, partendo da chi sta in alto e chi fa il manager. E dicendo queste cose va quasi a ricucire immediatamente quel rapporto che sembrava un po' distrutto tra squadra, allenatore, dirigenti e società, cercando di ricompattare tutti e soprattutto dando un messaggio veramente forte all'opinione pubblica, che è quella che in questo momento si è un po', diciamo, lamentata di queste mancanze in società. E a mio parere questo è un tocco veramente di classe da parte di Igor Tudor, che va a fare un qualcosa e menziona società e dirigenti che fino a questo momento non avevamo visto. Si sofferma a volte raccontando aneddoti del passato e parla anche dell'intensità e la voglia che c'era anche negli allenamenti quando i vari Montero, Del Piero, eccetera, erano Zidane, facevano parte di questa squadra e, hanno questi giocatori e tanti allenatori come Marcello Lippi, che han fatto la storia di questa squadra, hanno abbastanza, contraddistinto la sua esperienza e la sua crescita, nella quando giocava nella Juventus. Toglie anche i dubbi sul capitano dicendo che sarà Locatelli e qui secondo me Tudor fa bene perché cerca di mantenere un equilibrio col passato, non vuole entrare nello spogliatoio e cambiare subito tutto, quindi ci sta, anche se credo che nei prossimi giorni parlerà anche con altri calciatori che non erano presenti durante la pausa nazionali e poi magari in un futuro, se dovesse rimanere, le cose potrebbero anche essere diverse, però fa anche dei complimenti a Locatelli dicendo che è comunque una persona, che incarna lo spirito Juve è un intelligente per fare quel ruolo. È chiaro dalle sue parole che il mister, visto il poco tempo, si focalizzerà più sull'anima e il cuore di questa squadra, mentre la tattica e i moduli arriveranno col tempo, ma soprattutto all'inizio avrà un'importanza limitata, anche perché dovrà veramente far risorgere un po' questa squadra dalle sue ceneri, un po' come l'Araba Fenice. E come è giusto anche che sia, ci vuole tanta positività, come dice lui in più occasioni, ma bisogna mettere il casco e pedalare e questo sarà proprio Tudor secondo me, mettere il casco e pedalare, sarà un po' il suo slogan. Senza avere ansia, però comunque anche con la consapevolezza di dove si sia, in che squadra si è e dove bisogna andare, che in questo momento la cosa più importante è l'arrivo in Champions League. Tra l'altro Tudor chiarisce anche che bisogna divertirsi e fare un gol in più dell'avversario, che questo è un po' un qualcosa che ha sempre fatto, diciamo, nella sua ha fatto parte della filosofia, di Tudor allenatore e che alla fine aggiungono anche un po' la chiave di questo sport e delle partite, perché, senza un gol più dell'avversario non si vince nulla. Poi che uno voglia vincere 1-0 o 4-3, alla fine sempre un gol più dell'avversario è, ehm, fa anche un po' rima. Anche perché comunque se vi ricordate
il primo periodo pre-infortunio Bremer e Thiago Motta alla Juventus è un periodo dove la Juventus non subisce tanti gol, non subisce quasi tiri. Son partite in cui non subisce tiri, però Juventus veramente fa una fatica enorme a segnare. E Tudor è un allenatore completamente diverso e dice che è importante fare entrambe le fasi bene, fare comunque la fase difensiva perché è importante tanto quanto quella offensiva, però dice anche un qualcosa di interessante, parla del pubblico e del fatto che i tifosi comunque vengono allo stadio. Il calcio sta andando su sempre di più su un calcio più spettacolare e lui vuole anche che la gente si diverta. A me divertirsi male non fa, quindi non farebbe neanche dispiacere. Dà anche un segnale ai tifosi, dicendo che si aspetta comunque tifosi vicini alla squadra, durante la partita in casa contro il Genoa, anche perché dice che la squadra va comunque amata anche in questi momenti di grande difficoltà e lui che è un calciatore ex Juventus che è stato amato, secondo me ha cercato anche qua di ricucire un altro momento di intelligenza di Igor, cercando di ricucire un po' questo rapporto molto tumultuoso che c'è stato con i tifosi. Comunque da tifosi credo che noi avessimo chiesto, un più juventinità in squadra e credo che oggi durante questa conferenza stampa ci siamo fatti un po' un bagno di juventinità, anche perché Igor ha dato anche ha avuto anche tanto stile e tanta classe, non ha evitato tutte le domande sull'allenatore, su confronti sull'allenatore precedente, dicendo che comunque lui non è interessato e non è un qualcosa neanche di stile, lo dice proprio durante la conferenza. Però ha dato anche un segnale molto importante in stile Juventus, che è quello che da oggi in poi scuse non ce ne sono più e bisogna mettersi l'elmetto e pedalare. Questo sarà Tudor, elmetto e pedalare. Tra l'altro credo che in questo momento veramente noi dobbiamo crederci tutti, dobbiamo essere positivi e dobbiamo supportare la Juve come è giusto che sia, però allo stesso tempo secondo me sarebbe sbagliato aspettare che Tudor sia il salvatore della patria, cioè le cose non succedono così in fretta, i problemi societari e i punti di domanda sulla dirigenza e anche sui calciatori restano e vi ripeto, non si possono cambiare semplicemente con un cambio alla guida, ci vorrà molto più tempo e negli ultimi periodi io ho sempre navigato a vista, cioè sono sempre contento di vedere la Juve, sono gasato, io voglio che la Juve vinca sempre, però mi rendo anche conto che nell'ultimo periodo, non solo Motta, ma anche con Allegri prima, con Pirlo, ci sono stati veramente momenti di grande delusione, quindi cerco sempre di essere bilanciato, mi gaso, però dopo ritorno coi piedi per terra, perché la realtà è che comunque la Juventus in questi ultimi tempi ci ha abituato a alti, ma anche veramente bassissimi. Però, adesso non voglio essere negativo perché non è in me, soprattutto quando parlo di calcio con qualcosa che fa divertire, ehm, Tudor e le sue parole mi hanno dato un qualcosa, una sensazione che comunque non provavo e non sentivo da tempo e non vedevo da tempo in un qualcuno che si sedeva in una conferenza stampa come allenatore della Juventus. E veramente ho visto nei suoi occhi, nella sua genuinità, nella sua energia, quella voglia di Juve, che solo chi ha giocato, soprattutto in alcuni tempi storici come ha fatto lui con la Juventus, ha quella come si dice in inglese, quello spark negli occhi, e è qualcuno che secondo me è in grado anche di trasmettere agli altri, al pubblico, ai tifosi e al calciatore, un qualcosa che secondo me mancava da tempo nella Juventus. E arrivati a questo punto io dico: noi godiamoci questa possibilità, godiamocela, perché alla fine ce lo meritiamo. Da tifosi della Juve ci meritiamo di goderci questo momento di altissima juventinità, ma se lo merita soprattutto il mister e Igor Tudor. Diamoci tempo, diamogli tempo, supportiamolo, però non molliamo, perché alla fine questa è un'opportunità più unica che rara e io sapete cosa vi dico? Io spero che faccia benissimo e resti, perché alla fine è una persona speciale, respira e mangia pane e Juventus. Un abbraccio, forza Juve.